Buongiorno ragazze e benvenute di nuovo sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come fare lo stivaletto, insomma è stata una vostra richiesta. Dopo di questo pubblicherò il sandalo. Allora, se avete acquistato questa qua già forata, che si trova sul sito web che gestisco io, è molto semplice perché già vi arriverà con i fori e quindi dovete soltanto praticamente andare a lavorarla. Insieme alla suola ovviamente vi arriverà la suoletta interna con la copertura in pelle o ecopelle, dipende insomma come arriva il modello. Allora, per chi insomma decide di acquistarla non forata, non dovrà fare altro, vedete, partendo dal centro, quindi vedete, calcolerà questa linea, questo è il modello Team, quindi buca il centro, vedete, e dal centro in poi segnerà un centimetro a partire da qui, quindi segnerà un centimetro con il metro e poi dopo andrà a forare. Potete forare con un punteruolo oppure con una foratrice per cinture come ho fatto io, vedete che il foro è un po' più largo. Allora io userò del cordino che per le scarpe si presta molto bene perché è poco elastico, quindi dopo quando andrete a infilare la scarpa ci sarà ovviamente questo modello che ho creato, l'ho creato apposta insomma per essere un pochino più stretto, così quando andate a mettere il piede cede, non rischia che poi la scarpa si slabri troppo e dopo vada larga, quindi in questa maniera qui va più che bene. Quindi iniziamo, vedete, proprio dal centro, dietro, entriamo e iniziamo a prendere il nostro filo. E in questa maniera qui, ok? Lavoriamo una catenella ed entriamo in ogni punto dopo lavorando una maglia bassa. In questa maniera qui. Entriamo nel prossimo e facciamo la stessa cosa. Di nuovo la stessa cosa. Quindi non facciamo altro che andare in ogni foro e fare la nostra maglia bassa. Allora, arrivati, vedete, nell'ultimo punto, ok, noi ci troviamo così, entriamo nell'ultimo, dove già, vedete, abbiamo lavorato il primo quando abbiamo iniziato e facciamo in questa maniera qua. Ora tagliamo il nostro filo, tiriamo, vedete, il filo in questa maniera qui, entriamo nel prossimo, tiriamo il nostro filo, ok, guardate, entro qui, prendo il filo e vado a inserirlo così, in questa maniera qui, e abbiamo ricreato, vedete, la nostra asolina. Ok, adesso andate a fare un nodino a chiudere bene questi fili che poi ovviamente andranno sotto la suoletta, però fate un nodino, fate in modo che insomma il filo si mantenga bene, perché quando la scarpa, anche se andrà lavata a mano, però è ovvio che questo sistema deve essere insomma, il più ordinato possibile. Adesso rivolgete, vedete, la scarpa con la punta verso di voi, quindi centrando la punta, più o meno ovviamente, in base insomma alla scarpa, voi più o meno dovete centrare proprio la punta, magari potete anche guardare dal dietro, vedete, vi centrate più o meno la vostra punta, quindi la punta è questa, ok? E fate dalla punta, quindi vedete questa è una maglia bassa, subito dopo andate a contare 1, 2 e 3. Ok, quindi dalla punta vi spostate di altre 3 maglie basse, prendete il vostro filo e andiamo a lavorare la nostra prima catenella, quindi ci agganciamo, il filo magari ve lo portate dietro o dopo lo nascondete, quindi abbiamo lavorato il nostro primo punto basso. Ora entriamo nel prossimo e andiamo a lavorare un'altra maglia bassa, quindi 2, di nuovo 3, di nuovo 4, 5, 6 e 7. Ok? Fatto questo, giriamo il nostro lavoro in questa maniera qui e mettete il filo in questo modo qui, vedete, ed entrate proprio
di nuovo nel punto senza fare nessuna catenella, lavorate una maglia bassa e di nuovo entrate nel prossimo e lavorate la vostra maglia bassa, entrate nel prossimo e lavorate la vostra maglia bassa, ancora entriamo nel prossimo e lavoriamo la nostra maglia bassa, di nuovo e ora vedete incontriamo il primo punto dove ci siamo agganciate, eccolo qua, vedete, quindi entriamo anche in questo. Allora mi metto così altrimenti non vedete, quindi entriamo anche in questo, vedete, sarà un pochino più stretto ovviamente, e lavoriamo la nostra maglia bassa. È un pochino stretto come vi dicevo, però è stretto e poi la telecamera ovviamente non mi aiuta. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, ok? Allora, fatto questo, vedete, quindi abbiamo fatto il nostro ultimo punto basso. Adesso cosa facciamo? Ci andiamo a attaccare alla suola. Noi abbiamo questo è il punto dove abbiamo lavorato, ok? Ora abbiamo questi che sono i punti bassi della suola, quindi che cosa facciamo? Arrivati a questo punto entriamo, vedete, nel primo punto e lavoriamo tirando bene il filo la nostra maglia bassa. Ecco qua, voi non mi vedete ma io sto lavorando proprio storta praticamente, e ho lavorato, mi sono attaccata, vedete, alla prima maglia bassa. Voglio che la telecamera metta a fuoco, facciamo mettere a fuoco la telecamera, ok, ottimo. Quindi abbiamo lavorato una maglia bassa della suola, entriamo, vedete, nella prossima e lavoriamo un'altra maglia bassa. Quindi praticamente dopo che abbiamo completato il nostro giro di maglie basse andiamo a legarci a 2 maglie basse della suola, ok? Rigiriamo, vedete, il nostro lavoro, io ve lo giro così voi vedete bene, e mentre prima siamo entrate praticamente nel foro dove abbiamo girato, vi faccio vedere, vedete, prima siamo entrate qui, adesso non entreremo più qui ma entreremo subito nel prossimo, ecco qua, in questa maniera qui. Andiamo a lavorare praticamente tutte le maglie basse che si presentano. La scarpa ovviamente per fare il video vi dirò che è veramente scomoda, per farvi vedere bene ovviamente. Entriamo, vedete, nell'ultimo. Ora guardate bene voi dove siete legate, ovviamente, voi siete legati qui, quindi dovete entrare in questo e in questo, quindi entriamo nel primo, vedete, portatevi sempre il filo quando lo incontrate, in modo che poi non dà fastidio, quindi primo e secondo punto basso della suola. Adesso rigiriamo, vedete, il lavoro e non entriamo in questo ma in quello subito dopo e proseguite in questa maniera qui, legandovi sempre a 2 maglie basse della suola e tornate indietro. Faremo questo per 17 righe totali, quindi adesso io proseguo e vi faccio vedere come contare per regolarvi fin dove vi dovete fermare. Allora, una volta vedete che abbiamo alzato la parte davanti, in questa maniera qui, io vi dico, praticamente faccio prima in video a farvi vedere come contare. Allora, contate praticamente che dovete trovarvi 17 righe, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Si termina sempre il giro di qua
Quindi questa è la scarpa, terminerete sempre il lavoro a sinistra, ok? Perché noi ovviamente siamo destre e lavoriamo con la mano destra e dobbiamo lavorare in questo verso. Quindi arrivate che a questo punto non facciamo altro che proseguire facendo intorno alla nostra scarpa, vedete, ci leghiamo ai punti della suola lavorando delle maglie basse. Quindi dovete andare in ogni punto, vedete che è attaccato alla suola, e lavorare una maglia bassa in ogni punto, ok? Io lavoro con l'uncinetto 3, io poi nel box informazioni vi scrivo tutto quello occorrente, i materiali che ovviamente potete acquistare sul mio sito web senza problemi, vi metto il link e tutto in modo che potete realizzare la scarpa in maniera come la vedete, il risultato insomma che viene. Ovviamente vi scrivo nel link che l'uncinetto 2,53, io uso il 3 perché lavoro un pochino più stretto, quindi mi costringo a lavorare un pochino più stretto, ok? Quindi seguite tutte le istruzioni e vedete che il risultato sarà ottimo. Quindi arriviamo fino a quest'altra parte e poi vi faccio vedere come proseguire. Allora, vedete, io ho lavorato il mio punto basso, mi trovo in questa maniera qui, ok? Quindi l'ultimo punto basso da lavorare era questo. Adesso mi vado a legare al primo punto sopra, vedete questo che vi sto indicando, quindi entro qui, ok? Allora tirate bene, tirate un pochino perché ovviamente mentre lavorate è più stretto, quindi entro e lavoro la mia prima maglia bassa, quindi mi lego alla parte superiore, ok? Vado in quello subito dopo e vado a fare un'altra maglia bassa, quindi ci leghiamo per 2 maglie basse alla parte superiore, giriamo il nostro lavoro